Nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna, dopo un duro ed intenso riscaldamento, il nostro Rocky Balboa riprende il cammino sul perimetro spagnolo. Ed ecco che, dal nulla, un percorso pericoloso disturba la sua quiete, distruggendo il suo buon umore. Riottenuto poi, una volta raggiunto il suo primo punto di sosta, grazie ad un intenso pasto caldo. Ripartito poi, il nostro giovane, pimpante, sexy uomo riesce, nonostante alcuni inconvenienti, a raggiungere una città particolare e caratteristica, che lo lascerà senza fiato. Ragazzoni miei, buongiorno. Sono tutto rotto. Ci troviamo a Benidorm, dove abbiamo passato la notte, e questo è il posto in cui mi sono posizionato. Guardate qua come mi sono nascosto. Diciamo che ora non sono più nascosto perché è giorno, quindi tutti mi vedono sia dai palazzi che dalle strade, e quindi niente, va giù, mettiamo tutto a posto e riprendiamo il nostro cammino e vediamo anche oggi che ne viene fuori. Possiamo andare. Devo salire di qua, speriamo che non caschi come una pera. Oh, mamma mia, di prima mattina sono ancora freddo. Oh, ai ai. Oh. Il buongiorno ce lo danno questi tre bei palazzi. Il posto, come avete visto già nel video di ieri, raga, è molto ma molto particolare, pieno zeppo di grattacieli. Non è proprio il posto in cui verrei a viverci, no, non ci verrei a vivere, però comunque a primo impatto è da uno strano impatto. Comunque manca pochissimo alla fine di Benidorm e oggi vorrei provare ad arrivare ad Alicante. Non so se ce la farò, non è proprio vicinissimo, però dai, ce la mettiamo tutta e vediamo dove arriviamo. Abbiamo iniziato alla grande, tutto in salita, e anche il tempo mi sa che non è dalla mia parte. Voglio provare a raggiungere una torre che si trova in cima. Vieni qua. La faccia. Schifosa. Eccoci, guardate da qua che vista che abbiamo sulla nostra città. Ok, continuiamo, andiamo di qua. Da qua riusciamo a vedere anche il nostro nuovo punto di sosta che si trova proprio lì in fondo, nonché Alicante. Guardate qua quanta strada dobbiamo fare, porca miseria. Guarda qua la discesa. E questa è una bella salita. Mamma mia. Mamma mia. Yepla. E chi c'ha la fida io. Non è il massimo come percorso, però dai, non è nemmeno tanto difficile.
È solo che c'è un po' di salita che rompe le scatole. Che distesa! Che meraviglia! Che posto stupendo dove poter piazzare la tenda. Sto iniziando ad avere dei dubbi sul riuscire ad arrivare ad Alicante oggi. Il percorso è tutto zigo-zago, scendi, sali, a destra, a sinistra e sembra che sto ancora qua allo stesso punto di prima. Sono già 10 km che percorro, ma vediamo. Praticamente questo posto, questa zona abitata dove mi trovo, è molto ma molto famosa per il colore delle sue case. Guardate qua, ma è spettacolare, ogni casa c'è il suo colore e dà davvero un bel effetto a tutto il posto. Ti fa stare bene, ti fa sentire insomma, avete capito, in un arcobaleno. Ma quanto è bella! Ma è bellissima qua! Vedo una persona lì in fondo che mi sa che io conosco. Sì, sta alzando le mani. Ciao Milo! Buongiorno! Bienvenido, buenos días. Buenos días! Hay que hablar español ahora, ¿eh? Aquí. Aquí. Chicos, Diego, Milo. Buenos días. Buenos días. Ahora Todo recto. todo andando in direzione De mi villa. Direzione Alicante. Alicante, ci ho provato. Ragazzoli, siamo di nuovo con Milo. Non so se ve lo ricordate, nel video scorso ci ha raggiunti, abbiamo mangiato qualcosina insieme e praticamente Milo sta ad Alicante in un camping, quindi oggi l'intenzione era quello di raggiungere questo camping e di stare un pochettino con lui. Ecco qua, stiamo già in salita, abbiamo iniziato bene. Ah, che bella spiaggetta qua. Dove mi stai portando, Milo? Abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato. Immaginavo, io lo sapevo. Devi vedere questa playa qua. Ah, quindi mi hai portato qui su soltanto per fare questa pazza. Sai che non sei il primo, ogni volta che mi accompagna qualcuno e mi lascia guidare sbagliamo sempre strada. Cerchiamo di farti fare sempre il più confine Sì, possibile. Più no, no, è perimetro bello, possibile. mi piace. Certo che ce la faccio a saltare. Sai come mi chiamavano da piccolo? No, Nazario. Abbiamo raggiunto la strada. Ha il suo fascino anche questo percorso. Non avevo ben capito, ma oggi non arriviamo ad Alicante, perché Alicante è ancora molto ma molto lontano da qua. Però il camping dove si trova Milo, la villa, si trova lontano ma non troppo, quindi raggiungiamo la villa, sostiamo lì questa notte e domani poi raggiungiamo Alicante. C'è un toro gigante qua. Siamo arrivati. Ah, che bello. Buon appetito e alluminio pulito. Che è il passaggio? No, vamo. Ah, ragazzi, ma con quell'elemento sono capitato. Ora li metti a disagio le persone. Ciao signor toro. Ammazza quanto è grosso. Super salita. Aspetta che devo far vedere come li slivello. Guarda. No, devo chiuderci la strada. Ma come si permettono? A posto. Abbiamo quasi raggiunto il nostro punto di sosta e adesso siamo a Campeio. Manca ancora qualche chilometro. Ma ci siamo.
Che bella vista da qua. Lì in fondo dove c'è la montagna è Benidorm. Noi siamo partiti da lì questa mattina. Guardate quanta strada abbiamo percorso. È qui che dovrò dormire stasera. E questo? Questa è la mia vita, ho bevuto Nazario. Ah, la sì. Ah, Senti che temperatura. sì. Nazario. Nazario. Bla 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 bla. Fammi capire Nazario di che posto sei fatto. La vuoi la pallina? La vuoi la pallina? Opla. Però, guarda qua. Benvenuto. Tieni. Hai capito? Piccola ma caratteristica. Questi sono i dolcetti che fa la mina. Ah, È un regalo per te. grazie. Ma Sono da mangiare. sono pesantissimi. Sono buoni. Marzapane. Abbiamo raggiunto finalmente il nostro punto di sosta e ringraziamo Milo per l'ospitalità. La tenda è stata piazzata e ragazzuoli miei, finalmente possiamo concludere questa giornata. Adesso io e Milo mangiamo un po', qualcosina insieme, ma prima mi vado a fare la doccia e mi metto a lavare anche un po' le scarpe perché sono zozzissime, puzzolentissime, hanno un sacco di salsedine e quindi mi sono preparato già, anzi Milo mi ha preparato già questa piccola bacinuella con del bicarbonato. Sono nocive queste scarpe. Che responsabilità. Basta? Ti basta? Questi sono per me. Mi hai fatto una montagna di pasta qua. Mangia e ti cresce. Buono. Speriamo che ti piace, io la faccio così la carbonara. Che posso dire che non mi piace? Certo che mi piace. Quello fa su convento. Ragazzuoli, a mangiare, abbiamo mangiato, ho mangiato benissimo e quindi niente, direi che è arrivato il momento di andare a dormire e ci prepariamo per la tappa di domani. Domani arriviamo ad Alicante, la visitiamo un po' e poi basta. Quindi buonanotte da me, buonanotte da Milo Ciao, buenas noches. e noi ci vediamo dopo. Ok. Ammazza. Buongiorno piccina che sei. Ragazzuoli miei, siamo pronti anche oggi a riprendere il nostro cammino. Questa volta lo facciamo senza lo zainone, lo lasciamo qua e praticamente raggiungeremo Alicante, la visiteremo e poi torneremo di nuovo qua con il treno. Oggi fa freschino, Eh sì, la mattina è sempre così. mattina freschina, pomeriggio. Buenos dias, Juan. Milo, lascio la guida nelle tue mani, Tranquillissimo. mi raccomando. La conquista di Alicante. Sì, come ieri, vai. Appena iniziato abbiamo sbagliato strada. Raccontaci un po' di Alicante. Alicante è bella, è da scoprire, adesso la scopriremo insieme appena ci arriviamo. Noi vogliamo informazioni valide, solide su cosa c'è ad Alicante. Alicante c'è il torrone buono, ci Pensa, sono i giocattoli. pensa a mangiare. Vai Milo, salvatore del mondo. Bravo. Dai, sarà una bella ripresa. Perché come youtuber che puliscono la spiaggia. vabbè, tanto. Però capito, loro non lo sanno che l'abbiamo tolto noi per fare la ripresa. Oh, ma qui sta ancora registrando. Veloce, veloce. Sì, io non lo so. Ma c'è la strada là. No, lui vuole andare là. Tanta pazienza, guarda.
perché non andiamo da giù, porca miseria? Ma cosa è chiuso? Guarda che vanno le persone là, guarda che viene il corridoio. Qua è chiuso. Hai visto? No, di qua, tu vai da giù, io vado da su. Andiamo da qua, no? Quanto mi guarda? Io non lo so. Cioè tu vuoi farmi fuori oggi? Tu mi stai portando su questi percorsi qua perché ti sono antipatico. Está cerrado. Por ahí, eso lo avevo dicho a él que estaba cerrado. Es que no me escucha, digo. Vamos, vedi aquí. Hai fatto bene che hai detto ad alta voce che non mi ascolti. No, mo scendiamo da qua, dai, facciamo subito. Io ho occhio, anzi ne ho due. Ecco qua. Ma qui no. Non è che cadi, no? No, non so tiraiello, è che per esperienza so che chi scende le discese lo fa sempre con il piede messo in modo sbagliato. No, non vanno mai messi così. Vanno sì, sempre così. No. Quando scendi con il piede dritto, così, in discesa, dai la possibilità alla scarpa di avere il maggiore attrito. Guarda, io scendo con il piede dritto, non succede niente, anche in super discesa. È vero, Naz. Hai visto? L'esperienza. Opla. Ok, questo. Allora, questo è Albufareta. Ok? Quello è Alicante. Quindi dobbiamo fare ancora un sacco di strada. Sei proprio meschino, sei meschino. Cioè praticamente sta dando la buona pesca ai pescatori. Che pesca mucho. Ma quante. Guarda, vedi come quello si offende, si arrabbia. Capace che ti lancia una pietra dietro. Ci dobbiamo passare sotto. Ragazzuoli, siamo arrivati, abbiamo raggiunto Alicante e niente, oggi la mia tappa finisce qua, la finiamo proprio in questo punto dove c'è quella statua là con le facce, la fontana qui davanti e questa bella struttura. La finiamo qua perché così la prossima volta, prendendo l'autobus o il treno che partirà dal camping, ci porterà qua e da qui inizieremo di nuovo il nostro percorso verso la Gibilterra. E niente, stoppiamo il GPS e adesso ci gustiamo un po' Alicante e le sue meraviglie. Dove ci troviamo qua? Plaza dell'Aiutamento. E adesso ti faccio vedere un'opera del Dalì. E da qua? Da lì, da qui? E da qui. Ok. Questa? Beh. È caratteristica. Wow. Ragazzuoli, stiamo per salire lì sopra. E dato che io spendo il GPS, quindi la mia tappa è finita, ci andiamo con l'ascensore. Siamo arrivati? Eccoci qua. Questo è il castello di Santa Barbara. Chissà che attrezzatura fantastica è questa. Alla faccia, che vista da qui. Oh, è grosso. No, non litigate per favore. Abbiamo raggiunto il punto più alto della struttura e qui è uno spettacolo, praticamente c'è la vista su tutta la città, raga. Qua questa è roba seria. Alicante!
Ti piace? Hai visto dove ti ho portato? Bellissimo. Meno male. Grazie, grazie. Vedi che... Salve signor Gabbiano. Una sorrisita. Uno- Happy, happy. Oh, mamma mia. Non si può. Non si può. Praticamente questa è una delle fortezze più grandi della Spagna e si trova sul monte Benacantil. Ok, a 166 metri di altezza. Si trova appunto su questa cosa rocciosa qua, che è davvero caratteristica. Comunque è anche un simbolo importante della Spagna e quindi raga è da visitare. Ci sono delle viste spettacolari da sopra. Chicas, feliz buenos días a todos. Good morning. Salam alaikum. Yahoo. Buongiorno. Ragazzuoli, siamo da Angelica. Ciao, benvenuti a Alicante, siete a Vecchio Forno Italiano. Vecchio Forno Italiano, quindi se Dove vi trovate... trovate un buon arancino e un buon cannolo siciliano. Ah, un po' siciliano. Ma sei siciliana Sì, quindi? sono siciliana. Ah, hai capito. Ragazzuoli, la caprese praticamente, vabbè, all'interno pomodoro, mozzarella, c'è della rucola e anche del pesto. Ottima. Abbiamo raggiunto il mercato centrale di Alicante. Abbiamo preso un piatto misto, io ho una specie di piccante qua con mozzarella e pomodorini e ci sono le orecchiette, dovrebbe essere con salsicce e funghi, stessa cosa anche per lui. Orecchiette, salsicce e funghi, orecchiette con... Non è orecchiette quelle. Bucatini con... Bucatini si chiamano in Che Italia. ne sì. so. Bucatini con funghi alla truffa. Sembra un piccolo scoiattolo. E questa sera quindi mangiamo funghi? Sì. Ci sono dei funghi molto particolari. Mamma come mi guarda male questa. Gira gira, ogni angolo di questa città ha qualcosa da mostrare, a parte che è strapiena di persone, però ci sono tante cose caratteristiche, tipo questa persona che è davanti a me, è molto caratteristica. Allora, questo palazzo è una particolarità, è il primo palazzo di Alicante ad avere l'ascensore. Qua abbiamo una targa. Un pezzo di storia di Alicante del 1903, conosciuto come la casa dell'ascensore. Forse era il primo che contò con dicho avance tecnologico. Quindi fu la prima casa con l'ascensore, Praticamente sì. cioè il primo palazzone con Tu l'ascensore. anticamente nel 1903 se volevi provare le prezze di salire su un ascensore vieni qua, suona e dici signora mi fa fare un giro sull'ascensore. E poi con le corde ti tiravano su. È caratteristico, guarda, si vende, cos'è? Si alquila? Sì, vendono l'ascensore. Questa è la concattedrale di San Nicola di Bari. San Nicola di Bari insieme alla Santa Fa sono i patroni di Alicante. Abbiamo lasciato la parte più incasinata di Alicante e adesso stiamo visitando un po' le parti un po' meno abitate, la zona antica diciamo, un po' così. E raga, non c'è nessuno. Ah, ci sono queste belle pareti, che carine però, guarda qua. Vedi se... Ah, vedi? Qui mi diceva che Milo viene a mangiare la pizza, quindi è una cosa interessante sapere anche la vita di Milo, quello che fa. Cioè mi ha portato qui in questo posto per dirmi su quella panchina io mangio la pizza. Scale, scale. No. Eccoci qua. Direi che siamo arrivati alla conclusione oggi. Direi di sì, dai. Se sei stanco. Abbiamo girato un bel po'. Che sei stanco. Abbiamo girato un bel po' e ragazzoli miei hanno segnato, qualcuno ha fatto gol. Argentino, Messico ha segnato. E vi lasciamo di Alicante questo spettacolo di vista su tutto quello che abbiamo intorno. Ragazzuoli, è un posto magnifico
bisogna visitarlo con calma perché c'è tanto da vedere, tanto da girare. Noi siamo un po' stanchini perché ci siamo arrivati a piedi di fretta e furia e quindi basta così. Mo prendiamo un mezzo e torniamo a casuccia, basta. Raga, è durissimo. Ok, adesso siamo ammorbidito, dai. Eccoci qua, siamo arrivati. Guarda qua. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finalmente raggiunto Alicante, abbiamo visitato una bella parte di Alicante e vi dico subito che non sarà l'ultima volta che vedremo questa città. Perché? Perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Ho deciso anche, grazie al vostro consiglio, di andare il prima possibile alle Canarie. Quindi nei prossimi giorni partiremo da Alicante e andrò a Tenerife. Perché voglio andarci adesso? Diciamo che inizialmente il progetto era quello di partire da Gibilterra, però c'è un però, perché praticamente mi troverei a partire nel periodo festivo, quindi i biglietti degli aerei costerebbero troppo e a parte questo ho un po' paura di arrivare lì e trovare un sacco di piogge o di maltempo. È un po' difficile, però non si sa mai, quindi ho preferito fare adesso il biglietto, l'ho pagato una settantina di euro e nei prossimi giorni partiamo, arriviamo a Tenerife e da lì iniziamo il perimetro delle nostre Canarie, così siamo tranquilli, facciamo quello che dobbiamo fare e poi torniamo di nuovo qua quando abbiamo finito tutte e 7 le isole. Sarà bella lunga, raga, sarà tanto lunga. Speriamo che il tutto vada bene, speriamo che una volta arrivati lì riusciremo a fare le isole senza tanta difficoltà, ma credo che saranno belle, toste, sarà molto dura anche perché abbiamo appena finito le Baleari, quindi arrivare là di nuovo sulle isole, su quei percorsi un po' a strapiombo, desolati e altro, sicuramente non sarà per niente semplice, però va benissimo così. Comunque ragazzuoli, non mi resta che salutarvi e con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Potete abbonarvi al canale offrendomi un paio di caffè al mese dove riceverete anche dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta, Milo che sta non so dove vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!